Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Akyntheo Italfarmaco SpA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cosa Akyntheo? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Akyntheo durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Akyntheo? Akyntheo è un farmaco a base del principio attivo palonosetron più netupitant, appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico antagonisti della serotonina, 5-HT3. È commercializzato in Italia dall'azienda Italfarmaco SpA. Akyntheo può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Akyntheo 300 mg/0,5 mg a 1 capsula rigida. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Elsinbirex Pharmaceuticals Ltd. Concessionario: Italfarmaco SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: palonosetron più netupitant. Gruppo terapeutico: antiemetici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Akyntheo è indicato negli adulti per la prevenzione della nausea e del vomito acuti e ritardati, associati a chemioterapia oncologica a base di cisplatino altamente emetogena. Prevenzione della nausea e del vomito acuti e ritardati, associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena. Posologia. Posologia adulti. Una capsula da 300 mg/0,5 mg deve essere somministrata circa un'ora prima dell'inizio di ogni ciclo di chemioterapia. La dose di desametasone orale deve essere ridotta di circa il 50% in caso di somministrazione concomitante con Akyntheo. Vedere paragrafo 4, 5 e lo schema di somministrazione negli studi clinici al paragrafo 5, 1. Anziani. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio per i pazienti anziani. Si deve esercitare cautela nell'uso di questo medicinale in pazienti di età superiore a 75 anni, a causa della lunga vita dei principi attivi e della limitata esperienza in questa popolazione. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Akyntheo nella popolazione pediatrica non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Compromissione renale. Un aggiustamento del dosaggio non è ritenuto necessario nei pazienti con compromissione della funzionalità renale da lieve a grave. L'escrezione renale per netupitante è trascurabile. Una compromissione renale lieve e moderata non influisce in misura significativa sui parametri farmacocinetici di palonosetron. L'esposizione sistemica totale a palonosetron per via endovenosa è aumentata di circa il 28% nella compromissione renale grave, rispetto ai soggetti sani. La farmacocinetica di palonosetron o netupitant non è stata studiata in soggetti con malattia renale allo stadio terminale che necessitano di emodialisi e non sono disponibili dati sull'efficacia o sulla sicurezza di Akyntheo in questi pazienti. Pertanto, l'uso in questi pazienti deve essere evitato. Compromissione epatica. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio per i pazienti con lieve o moderata compromissione epatica, punteggio KILD-PUG, 5-8. I dati disponibili in pazienti con grave compromissione epatica, punteggio KILD-PUG a 0-9, sono limitati. Poiché copyright l'uso in pazienti con grave compromissione epatica può essere associato a un aumento dell'esposizione a netupitant, Akyntheo deve essere usato con cautela in tali pazienti. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Modo di somministrazione per uso orale. La capsula rigida deve essere deglutita intera. Può essere assunta con o senza cibo.
Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Costipazione. Dal momento che palonosetron può aumentare il tempo di transito nell'intestino grasso, i pazienti con anamnesi di costipazione o segni di ostruzione intestinale subacuta devono essere tenuti sotto osservazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Quando Akyntheo ha usato in concomitanza con un altro inibitore del CYP3A4, le concentrazioni plasmatiche di Netupitant potrebbero essere aumentate. Quando Akyntheo ha usato in concomitanza con medicinali che inducono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Akyntheo insieme ad altri farmaci come Aeurosubstral Euro, Aeurosactica Euro, Aerosalgedona Euro, Aerosdogetica Euro, Aerosdurfenta Euro, Aerosdurogesica Euro, Aerosefentora Euro, Aerosfenpatka Euro, Aerosfenroa Euro, Aerosfentalgona Euro, Aerosfentanesta Euro, Aerosfentanilaristo Euro, Aerosfentanilamelna Euro, Aerosfenticera Euro, Aerosfenbela Euro, Aerosinstanila Euro, Aerosmatrifena Euro, Aerospecfenta Euro, Aerosvelofenta Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Akyntheo durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Akyntheo durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione nelle donne. Le donne in età fertile non devono essere in gravidanza o iniziare una gravidanza durante il trattamento con Akyntheo. Prima del trattamento, in tutte, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Akyntheo altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Dato che può indurre capogiri, sonnolenza o affaticamento, i pazienti devono essere avvertiti di non guidare veicoli o usare macchinari se compaiono tali sintomi. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse comuni segnalate con Akyntheo sono state cefalea, 3,6%, costipazione, 3,0% e affaticamento, 1,2%. Nessuno di questi eventi ha stato serio. Tabella delle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio con Akyntheo. Dosi di Netupitant fino a 600 mg e di palonosetron fino a 6 mg sono state utilizzate negli studi clinici senza alcun timore per la sicurezza. In caso di sovradosaggio, il medicinale deve essere sospeso e devono essere previsti trattamento di supporto generale e monitoraggio. A causa dell'attività antiemetica di Netupitant e palonosetron, l'emesi indotta da un medicinale potrebbe non essere efficace. Non sono stati effettuati studi sulla dialisi. Tuttavia, a causa del grande volume di distribuzione di palonosetron più Netupitant è improbabile che la dialisi rappresenti un trattamento efficace per il sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemetici e antinausea, antagonisti della serotonina, 5, HT3. Codice ATC. A04A55. Meccanismo d'azione. Netupitant è un antagonista selettivo dei recettori della sostanza P-neurochinina 1, NK1, umani. Palonosetron ha un, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Netupitant. Non sono disponibili dati sulla biodisponibilità assoluta di Netupitant nell'uomo. Sulla base dei dati derivanti da 2 studi con Netupitant per via endovenosa, si stima che la biodisponibilità, dati preclinici di sicurezza palonosetron. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto a esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell'uomo, il che indica una scarsa rilevanza clinica. Gli studi preclinici indicano: elenco degli eccipienti, contenuto della capsula rigida.
compressa di netupitant, cellulosa microcristallina, E460, sucresteri dell'acido laurico, povidone K30, cross-carmellosa sodica, silice colloidale idrata, sodio stearil fumerato, magnesio stearato, palonosetron capsula molle, contenuto della fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.